Un cordiale saluto da Aldo Massimi e bentornati su FS News Radio. Oggi abbiamo il piacere di avere un grande chitarrista ai nostri microfoni perché lui è il Brian May dei Queen on Fire, una cover band di Queen, appunto, che riscuote tantissimo successo sia in Italia che in tutta Europa. Lui è Marco Giuseppe Di Marco. Marco, benvenuto. Grazie Aldo, ciao a tutti, grazie dell'invito, è un onore per me. Marco, grazie a te per essere qui con noi perché oggi parliamo, a parte della tua passione, della tua band, delle tue chitarre, perché so che hai, se non erro, tre Red Special, di cui due Al artigianali, momento, giusto? sì, al momento 3 Red Special, Che qualcuna. che sono due artigianali e una guild. Sì, esatto, una è la Guild, la prima serie del 1984, una chitarra un po' particolare. Ma rispetto a quelle artigianali, che differenze ha? Perché comunque anche i pick-up sono, se non erro, diversi Guarda, la Guild è molto diversa dalla Red Special originale, quindi dalle due artigianali che ho, che sono delle repliche esatte di quella di Brian. La Guild è una chitarra molto particolare che insomma rispecchia appieno i canoni degli anni 80, quindi è una Red Special con delle influenze molto anni 80 per quanto riguarda il tremolo, appunto, i pick-up, è una chitarra, un ibrido, diciamo. Senti, ma la passione per il professor Brian May com'è nata? La passione è nata quando ero un ragazzino, avevo 11-12 anni, ero un convinto batterista, perché io nasco come batterista, e casualmente a casa ho trovato un CD, nello specifico è Kind of Magic, che avevano comprato i miei quando erano ragazzi. Lo metto sul lettore CD e mi innamoro istantaneamente di quel suono di chitarra, di quella chitarra e di quel modo di suonare. E ricordo che la mattina seguente sono andato dai miei, ho detto una frase epica proprio, ho fatto io da adesso diventerò un chitarrista, suonerò quella chitarra in quel modo, nella stessa maniera. E loro un po' perplessi, però fatto sta che dopo 6 mesi ho fatto il primo concerto da chitarrista. Ma all'epoca già c'era la replica della Red Special? Era stata appena messa sul mercato la Burns, Che poi ha comprato Brian la... May, se non erro. esatto, dopo è stata acquistata da Brian May dopo qualche anno, ma sostanzialmente era la stessa chitarra, quindi una replica fatta in Corea con diversi compromessi, però tutto sommato un buono strumento, specialmente per il prezzo, perché è piuttosto economica, siamo sugli 800-900 euro, insomma. Marco, tu poi che oltretutto sei anche un influencer e hai al seguito tantissimi appassionati che seguono, no, un po' le tue imprese con il gruppo, ma anche un po' ecco, la storia, gli assoli che pubblichi periodicamente sui vari canali social. Questa chitarra comunque ha una storia un po' particolare. La vogliamo raccontare? È una chitarra molto particolare, una chitarra unica in tutti i sensi, poiché è stata costruita in realtà da zero da Brian e dal padre a cavallo tra il 63 e il 64 e sostanzialmente perché la famiglia May non poteva permettersi uno strumento di fascia buona come una Fender o una Gibson, quindi hanno raccattato tutto quello che hanno trovato in casa, tra cui il famoso caminetto, appunto, che poi sostanzialmente sarebbe il manico della Red Special, e tutti i pezzi di legno di fortuna e hardware di fortuna. L'unica cosa che fu acquistata in realtà furono i pick-up, anch'essi modificati, e i tasti. Per il resto fu fatta totalmente a mano, 2 anni di lavoro da Brian e dal padre, quindi uno strumento che doveva sopperire alle mancanze economiche della famiglia, però poi in realtà si rivelò una chitarra con i fiocchi. E poi per chi non lo sapesse, Brian May non utilizzava il plettro. No, utilizzava un sixpence, poiché il plettro lo trovava troppo... Ha provato diversi plettri negli anni, dai più rigidi ai più morbidi, però il feeling che dava la moneta era totalmente diverso. In base a quanto stringeva tra le dita, la moneta riusciva a dare più o meno forza, un effetto, e soprattutto il bordo dentellato della moneta poteva raschiare sulle corde e donare un effetto totalmente diverso. Infatti, ma possiamo dire che Brian May, rispetto a tutti i grandi chitarristi della storia, è l'unico forse che ha avuto un approccio scientifico nei confronti della chitarra. Sì, penso sia anche la sua formazione, appunto, gli studi che ha fatto, ha una mente molto improntata sulla scienza, sulla ricerca, e quindi non è il solito chitarrista come la maggior parte che suonano lo strumento e si limitano all'esecuzione. Lui è un tecnico dello strumento e della strumentazione, quindi conosce appieno le caratteristiche sia a livello elettronico che fisico, quindi sì, un approccio totalmente diverso allo strumento e al modo di suonare. Ma parliamo però ecco, un po' del tuo, tra virgolette, modo, no, di suonare con uno strumento che sai che tanti
comunque essendo anche un appassionato di Queen, parlando varie volte con tanti ragazzi appassionati, eccetera, eccetera, anche i possessori, no, di una Red Special, in questo caso come te che hai due Red Special artigianali, hanno detto che comunque lo strumento a volte è ingestibile, quindi gestire una Red Special è abbastanza difficile rispetto alle classiche chitarre che troviamo sul mercato. Tu, per emulare il suono di Brian May, live, in casa, in studio, eccetera, eccetera, quanto lavoro hai dovuto, diciamo, portare avanti proprio per gestire appieno lo strumento, ma anche la tua strumentazione tecnica, tutto quanto? Che la Red Special sia ingestibile l'ho sentito diverse volte, anche da persone che hanno provato il mio setup, che in realtà è una replica 1-1 di quello di Brian. Questo perché anche io considero la Red Special sempre come uno strumento a parte, non una semplice chitarra elettrica, perché è molto particolare, sia come scala, come forme, come feeling. In special modo col setup di Brian May, che ormai è un tipo di setup dimenticato, nel senso abbiamo ancora gli amplificatori portati in saturazione con dei volumi elevatissimi, è una strumentazione estremamente sensibile, nel senso se io respiro un po' più forte negli amplificatori si sente, cioè la chitarra lo riporta quasi. Quindi è come un animale selvaggio da domare e quindi io capisco che ormai che si è portato ad utilizzare molta strumentazione digitale, filtrata, noise gate, insomma, che rende lo strumento molto più docile, un chitarrista che si trova con una strumentazione old school, quindi quando ancora non esistevano i distorsori e si doveva fare tutto col volume, una chitarra estremamente sensibile e reattiva poiché ha le camere tonali, quindi risponde molto con l'ambiente, anche con la stessa aria che ci circonda, lascia un po' spiazzati. Dal canto mio riesco a domarla bene perché in realtà è l'unico setup che ho sempre utilizzato. Da quando ho iniziato a suonare la chitarra io ho avuto questo setup, o comunque cose molto simili, quindi per me è la norma, come suonare col sixpence. Io ho difficoltà a suonare col plettro. Certo, È sì. tutta una questione di abitudini, però immagino che per un chitarrista abituato ad un setup un po' più standard, diciamo, ti lascia veramente a bocca aperta e ti spiazza anche un pochino. E andiamo un po' su Queen on Fire. In questo momento siete in tour, tantissime date, come sempre, tanto pubblico al seguito, insomma, è una bella soddisfazione. Sì, in questo momento siamo in tour e sembra il primo tour, insomma, che ha il sapore del pre-Covid in realtà, perché è il primo tour che vediamo con un discreto numero di date sia in Italia, quest'anno abbiamo fatto per lo più centro e sud Italia, e ci muoviamo ovviamente anche in Europa come di solito. Abbiamo fatto la Svizzera, il Belgio, la Francia anche fino alla settimana scorsa, e quindi sì, un bel tour, belle date. Un tour molto bagnato, devo dire che quest'anno abbiamo preso molta pioggia, la Red Special non è proprio felicissima, però tante belle date, un pubblico eccezionale e poi i Queen sono sempre sulla cresta dell'onda, quindi ci troviamo ai concerti dalla persona di 70 anni al bambino di 10 anni che si presenta col regalo, con la scritta Queen, è fantastico. Ma hai detto pioggia, mi sembra un po' di ricordare la prima data di Wembley dell'86 in cui piove tantissimo. E Esatto, c'è un'immagine proprio guarda, della pioggia che cade proprio sulla Red Special e Brian May che suona. Guarda, la stessa cosa è successa in Calabria un paio di settimane fa con una pioggia assurda, meno male che gli strumenti erano tutti ben coperti, tranne il chitarrista, la Red Special ovviamente, e la situazione era come Wembley, ma il pubblico non se n'è andato durante l'esibizione, quindi noi molto felicemente abbiamo portato avanti tutta la scaletta, le 2 ore sotto la pioggia, e devo dire che è stato fantastico. Non il massimo a livello di feeling perché non sentivo Certo. la chitarra sotto le mani, però come coinvolgimento e come atmosfera è stato qualcosa di bellissimo, e poi insomma è parte del mestiere, quindi se finché il pubblico rimane noi siamo ben felici di rimanere anche sotto la pioggia. Ma in questo caso, no, un chitarrista, ecco, che prende tantissima acqua e soprattutto la chitarra prende tantissima acqua. Finito il concerto, la manutenzione da portare sullo strumento qual è? Ma guarda, io sostanzialmente mi limito, la Red Special è una chitarra che è totalmente laccata, quindi non ha legno esposto, una bella asciugata, una pulita alle corde, e poi magari se il giorno dopo la chitarra ha accusato l'umidità, un po' di disossidante nelle parti elettriche un po' più esposte, ma in linea di massima è uno strumento molto robusto e a prova di tour la Red Special, sia come robustezza che appunto a prova d'acqua. Marco, Il progetti chitarrista futuri? un po' meno. Quello sì, poi soprattutto con l'avanzare dell'età. Vabbè, ma questo Esatto. ne parleremo più avanti. Non ne Marco, parliamo. progetti futuri? Hai qualcosa in cantiere? Avete qualcosa in cantiere?
Sicuramente amplieremo le nazioni per quanto riguarda il tour. È già nell'area di uscire anche fuori dall'Unione Europea con i Queen on Fire e sicuramente porterò avanti il mio canale YouTube compatibilmente con gli impegni del tour. Quindi vorrò sicuramente fare nuovi format, nuove tipologie. Fino adesso ho spinto sui vlog, quindi la vita del tour, che piace molto, specialmente ai ragazzi giovani, e appunto i one take dove dimostro con una sola take come suonare i brani dei Queen. Ho in mente già qualche altro, diciamo, format per il canale YouTube tra dirette e video specifici, quindi sicuramente sì, porterò parallelamente canale e i live con i Queen on Fire. Marco, io ti ringrazio per essere intervenuto ai nostri microfoni, ma prima di salutare...